Moda essenziale, Sara Maglia. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. In questo video andiamo a parlare, a recensire, a raccontare un brand made in Italy con una bella storia, a quanto pare di una youtuber molto più famosa di me, che ho scoperto grazie a una di voi. E come sempre ti dico che questo video non è sponsorizzato, io compro i prodotti che recensisco, lo faccio soprattutto per contribuire a sostenere i brand made in Italy, made in the world, soprattutto per sostenere i bei progetti e per oppormi alla contraffazione. Ovviamente, se non sai chi sono, mi chiamo Ornella Uzzino, produco borse per altri e per hobby racconto gli acquisti che faccio e tutte le storie che ci sono dietro e tutte le cose che poi scopro, le produzioni di borse, dove si fanno e perché si fanno e perché ce le compriamo, dove sono, perché insomma è così. E niente, oggi parliamo di questo brand nascente, ma ne parliamo, brand nascente non lo so, non vorrei fare gaff prima che comincio, comunque di questo brand. Sigla. Compra sempre borse originali e sempre di più diventa difficile, non vorrei essere minacciosa, allora sembra un po' Hitchcock, non vorrei sembrare, come dire, ripetitiva, ma lo devo essere, ma comprare borse originali diventa sempre più difficile, nel senso che borse non convenzionali che escono dai canoni, che sono ricercate, prevalentemente che si sa dove vengono prodotte, diventa sempre più difficile, ma è molto più facile da quando io e te ci relazioniamo e tu mi suggerisci brand che io non conosco. Ho aperto la mia gamma prodotti prima che era molto ristretta, adesso è diventata molto più ampia grazie a tutte le informazioni che tu mi dai attraverso i vari canali social, qui su Instagram, su YouTube, insomma appunto su YouTube dove siamo, su Facebook o da altre parti, e questa cosa mi aiuta tantissimo. Ho scoperto Sara Maglia, insomma per caso, perché me l'ha suggerita una di voi, più di una, mi dice guarda c'è questa ragazza, sta youtuber che ha anche un canale YouTube e fa delle cose sue. Sono andata a guardare e ho visto che Sara nasce proprio con un progetto per le scarpe e infatti ha tutto questo bellissimo blog, sito in cui recensisce o comunque ha raccontato le scarpe da ogni punto di vista, tant'è vero che nella presentazione c'è proprio questa cosa: sono Sara Maglia, ho numero 38 di scarpe, una cosa del genere, ed è una cosa bella perché racconta tante sfaccettature del mondo della calzatura, non proprio dal punto di vista tecnico soltanto, ma anche dal punto di vista proprio di progetti a lungo spazio, tant'è vero che lei ha collaborato anni fa con dei brand, poi ha deciso a un certo punto di cominciare a raccontare attraverso poi le scarpe e tutto quello che lei crea proprio questo mondo. Ovviamente tutte le cose poi te le approfondisco sul blog, ti lascio il link qui sotto ed è importante, così trovi tutte le informazioni su Sara e tutti i progetti che hanno. Il sito di Moda Essenziale mi piace tanto perché il concetto che ha alla base è molto sostenibile, parte dal concetto che i prodotti non devono essere per forza fast fashion, alla moda, puoi avere dei prodotti nell'armadio che possono essere abbinabili a più outfit e lei ti aiuta anche attraverso i video che fa a scegliere gli outfit e a scegliere dei prodotti che sono facilmente abbinabili. Ho scelto questo tipo di borsa che andremo a vedere direttamente dal sito e adesso ti vado a leggere le caratteristiche del prodotto. Borsa doppia separabile avorio, pagata 79 euro più le spese di spedizione che sono di 9 euro. Splendida borsa separabile, però voglio leggerti la dimensione della borsa che io apprezzo, ma che tu sai, vabbè, insomma, è inutile che te le leggo, poi ce le guardiamo da vicino. Le cose che mi sono piaciute nella descrizione, oltre che lei racconta 100% made in Italy, lavorazione artigianale, che non è mai scontato da questo punto di vista. Poi c'è sulla tracolla regolabile, vedrai insomma perché è particolare questa borsa. La tracolla della borsa più piccola, perché c'è insomma un insieme di borse nella borsa, è composta da una catena dorata e può essere staccata da un clic. Il rivestimento interno è in tessuto beige e
ti dice il peso della borsa che è 0,45, cioè 450 grammi, e il materiale vera pelle, lavorazione artigianale. La borsa Montreal è pratica e glamour, perfetta dal giorno alla sera grazie alla doppia anima e all'eleganza dei dettagli. Al di là che il sito è molto studiato in maniera easy, quindi è molto facile pure da comprendere e da seguire, andiamoci a guardare la borsa, che già la flanellina è molto meglio di tanti altri sacchetti che ho trovato in giro, quindi già questo mi piace tanto. C'è una lettera. Cara Ornella, sono Sara, la fondatrice di Moda Essenziale. Ci tengo a ringraziarti per il tuo acquisto e già che ci siamo ti racconto perché ho inserito il modello Montreal nella... Sara, perdona la mia pronuncia, lo so che sono molto anglofona, capito? Quindi perciò Montreal per me così. Nella mia collezione con questa borsa artigianale è stato amore a prima vista, sono subito rimasta colpita dalle infinite possibilità di abbinamento e dalla sua doppia anima, una classica e una casual. L'ho subito immaginata come alleata perfetta da infilare in valigia, dato che occupa poco spazio ma sta bene con tutti. A noi ci piace questa cosa, che cioè, io che sono molto, a Napoli si dice frasceta, che per tradurre frasceta che significa? Sarebbe inetto frasceta, però non è proprio così, che frasceta significa una persona che è molto diciamo un dramma, quando devo, cioè per me tradurre il napoletano, per me il napoletano lo dovreste imparare tutti, perché così capireste che noi siamo essenziali nei concetti. Frasceta significa una persona pigra, estremamente pigra, tanto da sembrare marcia e quindi da essere completamente afflosciata su se stessa anche dal punto di vista emotivo, diciamo così in grandi linee, perché diversamente non sarebbe, frasceta è una persona pigra all'ennesima potenza, mettiamola così. Si chiama Montreal perché è doppia come questa città canadese, costruita su 2 livelli, uno dei quali è sotterraneo. Ho scoperto un'altra cosa. Se la borsa dovesse sporcarsi, puoi pulirla con un po' di latte detergente delicato prima di passarlo su tutta la superficie. Fai un test da una parte nascosta, vabbè, fallo asciugare all'aria aperta, lontano, però in questo sai che io ho fatto un video in cui ti faccio vedere come pulisco le borse di pelle, poi generalmente ripercorrendo il canale ti faccio anche vedere in alcuni spazi come pulisco le borse. Generalmente ti dico sempre di utilizzare comunque prodotti specifici per la pelletteria, non utilizzare quelli che sono in casa o l'acqua sulla pelle, perché tende poi a seccare e a rovinarti i prodotti. Fai attenzione pure dove mantieni i prodotti. E sotto, vabbè, ci dice rimanere in contatto, goditi la tua Montreal, e noi ce l'andiamo a guardare. Ha un cartellino: fabbricato in Italia, questo capo è stato prodotto interamente in Italia, made in Italy. Ora sarebbe bello, anche visto che Sara ama così tanto raccontare le cose che fa, come le fa e tutto il resto, dove ha questi laboratori, perché sarebbe anche insomma un passo in più raccontare pure i siti produttivi, visto che lei idea questi modelli e li rivende da questo punto di vista. Quindi la borsa come è strutturata, dicevamo, è una doppia borsa, come vedi, ok? Legata, è un modello che fra virgolette insomma ha molti usi, è legata da questi ganci, quindi questa borsa può essere slegata da questa qua principale. Ora le andiamo a separare, quindi diventano 3 borsettine. Questa tracolla super regolabile, con regolo così. Nel frattempo sto guardando anche i dettagli tecnici. La borsa poi ha questa catena, tutti gli accessori sono in questo colore insomma dorato chiaro, non sono pesantissimi. Andiamo ad aprire le borsettine, all'interno sono di colore chiaro il tessuto. La prima cosa che mi viene, vabbè, il finalino lampo, che sai io sono malata di mente con i finalini lampo, un po' la tintura sborda, però insomma ci sta, ci sta. Vediamo in questo qui, anche qui all'interno è un tessuto chiaro e c'è un taschino dove c'è praticamente un, vabbè, genuine leather, che sarebbe
pelle vera, cosa molto, molto old style, perché devi sapere che questo tipo di diciture tendenzialmente non si mettono più. Per adesso che c'è molto contrasto fra simil pelle, no ecopelle, a cui può essere riferito anche genuine leather, fa molto figo poi rimetterlo nelle borse in pelle made in Italy, figo. Quindi c'è questo taschino e poi c'è questa borsettina che è un portamonete, diciamo, ok, che può essere utile o meno, ma comunque ce lo teniamo. Quindi sì, va così. Rimontiamo tutta la borsa, ovviamente con la mia capacità. Tu sai bene che questa borsa non si smonterà mai più, quindi la rivedrai sempre così. Ho avuto questa ebbrezza di vederla smontata solo così per farti vedere anche a te, e il risultato è questo. Quindi il risultato di avere due borsette a portata di mano. Piccolo dettaglio tecnico che stavo guardando prima è che se tu guardi praticamente questo bordino, beh, è una sciocchezza veramente, solamente per spiegarti, questo bordino qua deve partire dallo stesso punto in cui comincia, ok? Quindi se tu guardi, se dovesse mantenere una linea, trovi che praticamente questo non è perfettamente, diciamo, non comincia e finisce nello stesso punto. Piccoli dettagli che ti possono servire, non tanto su questo tipo di prodotto, perché comunque ragazzi 79 euro, una borsa completamente di pelle, made in Italy, con tutta la storia che c'è, questo ci può stare. Però magari comprate una borsa da 1000 euro e una cosa del genere non può succedere, ok? Perché una cosa del genere, una borsa da 1000 euro, è un difetto grave, cioè un difetto tecnico grave. Pure a seconda poi dei prodotti che comprate dovete considerare che magari certe cose possono essere più o meno lasciate al caso, che la borsa ha tutti i dettagli a posto, è pulita, in alcuni punti si è un po', insomma, rotta la pelle, ma è dovuta proprio alla questione del tipo di pellame che magari è un po' acceduto rispetto alle cuciture, che quando si vanno ad aprire, però tutto sommato la borsa non ha fili, è tenuta, cioè, ha una bella resa, la borsa è dritta, le lampo sono molto più dritte rispetto a quelle che vedo in borse che costano molto di più, e quindi insomma ottimo. Non mi fa impazzire, ma perché a me non piace tantissimo la questione del borsellino, però se lo guardo dal punto di vista di praticità, secondo me mi darà le soddisfazioni, perché per le monete ho il ticket per il bus, cioè, ma voi che ne fate? Che mi fate il ticket per il bus? Cioè, proprio così, già mi sto preparando ad andare all'estero, visto che in Italia non mi apprezzano, cioè sono una youtuber così, poco valorizzate in Italia, vado all'estero, parlerò italiano e mi ameranno. Ma stavo vedendo anche, c'è bellissima sta cosa, c'è il sacchettificio, il nome del sacchettificio, vedi com'è figo? Che apro una cosa e trovo il nome del sacchettificio, beh, mi piace questo, 100 e lode per questa cosa della certificazione di filiera all'interno dei prodotti. Quindi ti dicevo, io trovo molto utile, troverò sicuramente utile utilizzandola, anzi dimmi se tu usi, che ne so, borse e borsettine, pochettine, ad esempio uso tantissimo le pochettine, e se ti è utile utilizzare queste cose per avere sotto mano le cose più necessarie. Quindi la borsetta si presenta così, diciamo, la pochettina. Passiamo ai voti. Per le cuciture, che puoi notare anche qua sopra che sono dritte, il mio voto è 4. Per la tintura il mio voto è 3, che è sul finalino lampo ed è in contrasto. Io l'avrei fatto chiaro, poi dico così, però insomma. Per le rifiniture il mio voto è 3,5. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 5. 79 euro, made in Italy, c'è una ragazza in gamba che ci sta investendo tanto, ho visto il canale YouTube da tantissimi consigli sotto tanti punti di vista, quindi io mi sento di sostenerla e ricomprerò sicuramente altri prodotti, sono curiosa anche di vedere le scarpe. Per la valutazione utilità parliamone, cioè nel senso che per me è un 3,5, ma perché io utilizzo borse più grandi, quindi è probabile che questa la utilizzerò
come borsa, diciamo, da mettere, ecco, in valigia come dice lei sul sito, o comunque la devo un po' testare, perché da questo punto di vista io sono un po' una frana come prima impressione a dirti se mi serve. Magari la utilizzo molto, ci riesce ad entrare tutto quello che mi serve e ti dico guarda, mi sono ricreduta, quindi poi lo vedremo col testo di utilizzo. Per me sostanzialmente questa borsa è promossa, anche se con questi piccoli dettagli, e poi voglio vedere come gli accessori reggono col tempo. Hai visto che nel ripercorrere il canale ci sono alcune borse che gli accessori sono un po' più o meno scoloriti, e quindi è importante cercare di tenere sott'occhio questi dettagli. Per me comunque la borsa di moda essenziale è promossa, e aspetto ovviamente altre chicche, altre borse particolari. Se hai borse di Zara, hai acquistato, la segui, insomma fammi sapere un pochino quali sono le tue opinioni, condividile e dimmi se questa borsa ti piace, se ho fatto un acquisto giusto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.